Corso di saldatura ad elettrodo per principianti e non solo, con mega informazioni che non lo trovate da nessuna parte, spiegazione dalla A alla Z, spiegazione per come funziona la saldatura ad elettrodo, come regolare la corrente per saldare, come evitare che l'elettrodo si attacca, quali amperaggi dobbiamo utilizzare per saldare, come fare partire il nostro innesco, quale elettrodo dobbiamo scegliere per fare la nostra saldatura. Spiegazione con teoria e pratica. Se questo è il tuo primo giorno nel mondo di saldatura ad elettrodo, questo video è fatto apposta per te. Cos'è la saldatura ad elettrodo e come funziona? Praticamente la saldatura ad elettrodo è un processo che lega due pezzi di metallo tramite un arco elettrico. Questo arco elettrico viene creato tramite un elettrodo rivestito e un pezzo di metallo. Una volta che sono in contatti, creano un bagno di fusione. Questo bagno di fusione, una volta raffreddato, viene creata una saldatura ad elettrodo. Questa è una semplice saldatrice ad elettrodo. La saldatrice ad elettrodo viene accesa dal retro con un pulsante on o off. Alcune saldatrici hanno la manopola on o off per accendere e spegnere la saldatrice, mentre qua abbiamo due pinze, una pinza porta elettrodo e una pinza porta massa. La pinza porta massa può essere attaccata sul pezzo che noi dobbiamo saldare. Come vedete, abbiamo attaccato la pinza porta massa al nostro pezzo che noi dobbiamo saldare per effettuare la nostra saldatura. Nello stesso tempo, se la pinza porta massa ti dà fastidio attaccarla sul pezzo di lavorazione, potete attaccarla sul piede del tavolo di lavorazione e fa la stessa cosa. Mentre qua abbiamo la pinza porta elettrodo, funziona che noi attacchiamo il nostro elettrodo, guardate che ci sono varie inclinazioni di attaccare l'elettrodo. Una volta che noi abbiamo attaccato l'elettrodo, possiamo partire a fare la nostra saldatura. Cosa sono questi due simboli che si trovano sulla saldatrice? Abbiamo un polo positivo e un polo negativo. Tra il polo positivo e il polo negativo, dove possiamo attaccare la pinza portamassa e la pinza porta elettrodo. Praticamente ci sono due polarità, una polarità inversa e una polarità diretta. Qual è la differenza tra una e l'altra? Praticamente la polarità inversa, l'arco viene concentrato sulla punta dell'elettrodo, favorendo così la stabilità dell'arco. In questo caso la temperatura sul bagno di fusione raggiunge fino a 2800 gradi, mentre la temperatura sulla punta dell'elettrodo raggiunge fino a 3500 gradi. Questo tipo di polarità è molto consigliato per i spessori leggeri, materiale sottile. E la pinza porta elettrodo va attaccata nel polo positivo e la pinza porta massa va attaccata nel polo negativo. Per quanto riguarda la polarità diretta, l'arco viene concentrato sul pezzo di metallo che noi dobbiamo saldare, favorendo così la fusione. In questo caso la temperatura sul bagno di fusione raggiunge fino a 3500 gradi. Mentre la temperatura sulla punta dell'elettrodo raggiunge fino a 2800 gradi. Questo tipo di polarità è molto consigliato per materiale di grande spessore e la pinza porta elettrodo va attaccata nel polo negativo e la pinza porta massa va attaccata nel polo positivo. Come facciamo a regolare la corrente per saldare? È molto semplice. Nel retro di ogni pacco di elettrodo è indicata sempre la corrente minima e la corrente massima. Ad esempio, questo qua è un elettrodo di diametro di 2,5 mm con lunghezza di 300 mm. Come tipo di elettrodo del 316 per acciaio inossidabile, quindi abbiamo detto un diametro di 2,5 mm, guardate, diametro 2,5 mm, ha la corrente minima 50 A e la corrente massimale di 75 A. Quindi per questo elettrodo non possiamo andare a impostare la saldatrice a 45 A ma neanche a 90 A. Dobbiamo impostare la corrente tra 50 A fino a 75 A. Questo sistema vale per tutti i tipi di elettrodi. Guardate, questo è un diametro di 4 mm, ha la corrente minima 110 A
e la corrente massima di 150 A. Tra la corrente minima e la corrente massima, come facciamo a scegliere la corrente precisa per effettuare la nostra saldatura? Praticamente ragazzi, se io devo utilizzare un elettrodo di diametro di 2,5 mm che ha la corrente minima di 50 A e la corrente massima di 75 A, per saldare acciaio inossidabile di uno spessore di 1,5 mm, vado a impostare la saldatrice a 60 A. Facciamo come fosse questo il mio primo giorno di saldatura, vado a impostare la saldatrice a 60 A. Però devo fare una prova dello stesso spessore del materiale che noi dobbiamo saldare. In base a questa prova dobbiamo decidere se l'amperaggio resta con 60 A o dobbiamo rialzare o dobbiamo riabbassare. Una volta che abbiamo terminato questa prova, potete effettuare la vostra saldatura sul pezzo di lavorazione. Bene ragazzi, la nostra saldatrice è in funzione, la pinza portamassa l'ho attaccata nel polo negativo e la pinza porta elettrodo l'ho attaccata nel polo positivo. Quindi qua abbiamo la pinza portamassa, o lo vado ad attaccare sul pezzo che noi dobbiamo saldare o lo vado ad attaccare in basso nel banco di lavorazione, ma io l'attacco qua così la vedete. Per quanto riguarda la pinza porta elettrodo, abbiamo il nostro elettrodo di diametro 2,5 mm impostato alla saldatrice a 60 A. Montiamo il nostro elettrodo, siamo a 90 gradi. Come facciamo a fare partire il nostro innesco? Praticamente ragazzi, quando facciamo la nostra saldatura non dobbiamo andare a martellate in questa maniera, che il nostro elettrodo si attacca al metallo. Una volta che si attacca l'elettrodo con questa maniera sul metallo, stacchiamo via la pinza porta elettrodo, aspettiamo qualche secondo che si raffredda l'elettrodo, facendo questo movimento e ancora l'elettrodo buono da utilizzare. Ma nel modo corretto dobbiamo strusciare l'elettrodo per fare partire bene il nostro innesco, con questa maniera qua. Strusciando l'elettrodo l'innesco parte facilmente e non avrete nessun problema di fare partire l'innesco. Ve lo spiego con un modo molto semplice. Facciamo come fosse questo fiammifero il nostro elettrodo e questo è il nostro materiale che noi dobbiamo saldare. Se noi usiamo il fiammifero con questa maniera, ovviamente non parte il fiammifero, ma dobbiamo tenere l'elettrodo a 80 gradi o a 60 gradi o a 45 gradi. Una volta in gradazione basta strusciare, guardate che parte l'innesco e parte la nostra saldatura. Lo stesso sistema del fiammifero vale anche per l'elettrodo, non dobbiamo andare a 90 gradi ma basterebbe inclinare l'elettrodo o a 80 gradi o a 60 gradi o a 45 gradi. Una volta siamo in gradazione dobbiamo strusciare l'elettrodo con questa maniera, guardate, con questa maniera qua. Strusciando l'elettrodo con questa maniera parte l'innesco. Una volta che parte l'innesco dobbiamo stare staccati dal nostro pezzo che noi dobbiamo saldare circa 2 mm, come vedete, 2 mm massimo, non dobbiamo andare oltre, guardate, e andiamo avanti a effettuare la nostra saldatura. Quali elettrodo dobbiamo scegliere per effettuare la nostra saldatura? Praticamente ragazzi questi sono gli elettrodi più comuni nel mercato che noi dobbiamo utilizzare: 7018, il 6013, il 308 e il 316. E l'elettrodo basico 7018 è molto sconsigliato per il principiante, trovate molto fatica a utilizzare questo elettrodo, quindi per inizio, per principianti, non provate di utilizzare l'elettrodo basico 7018, se no odiate proprio il giorno che voi avete deciso di saldare ad elettrodo. Ma dovete utilizzare un elettrodo rutile 6013. L'elettrodo rutile 6013 è adatto solo per l'acciaio al carbonio, è facile da utilizzare, si innesca facilmente e ci aiuta molto a imparare a saldare ad elettrodo.
Per quanto riguarda l'elettrodo del 308 è adatto per saldare l'acciaio inossidabile del 304 e il 308. Invece l'elettrodo del 316 è adatto per saldare l'acciaio inossidabile del 316, l'acciaio inossidabile del 308 e l'acciaio inossidabile del 304. Quello che si trova all'interno sarebbe il materiale di saldatura, mentre la scoria che c'è fuori, questo è il materiale di copertura dall'aria contaminata. Guardate. Questo, l'interno dell'elettrodo, sarebbe il materiale per saldare, mentre questa scoria permette di proteggere la saldatura dall'aria contaminata. Quindi una volta che abbiamo terminato la saldatura, trovate la scoria di protezione. Questa scoria di protezione protegge la saldatura dell'aria contaminata. Se noi abbiamo degli elettrodi fuori scatola, come facciamo a conoscere che elettrodi sono? È molto semplice ragazzi, la sigla dell'elettrodo lo trovate sull'elettrodo stesso. Guardate, questo è un elettrodo del 6013, questo è un elettrodo del 316, questo è un elettrodo del 308 e questo è un elettrodo del 7018. Bene ragazzi, ora della pratica. Devo saldare un tubolare di 1,5 mm, lo vado a bloccare sul banco così non si sposta mentre faccio la mia saldatura. La pinza portamassa lo vado ad attaccare sul pezzo di tubolare che devo saldare. Sulla pinza porta elettrodo vado ad attaccare il mio elettrodo per saldare. Come amperaggio ho impostato la saldatrice a 60 A. Vado a strusciare per fare partire l'innesco. Ok, l'innesco è stato partito. Ecco fatto. Una volta terminata la saldatura ad elettrodo sull'acciaio inossidabile, non lo dovete star vicino perché la scoria salta. Adesso vediamo la saldatura da vicino, facendo così la vediamo meglio. Guardate, tiriamo via la nostra scoria e questo è il nostro risultato. Guardate che spettacolo ragazzi, vedete che la scoria sta saltando, quindi dovete fare attenzione che la scoria ci arriva addosso. Bene ragazzi, queste sono state le basi per cominciare a iniziare a saldare ad elettrodo. Se avete qualche domanda ragazzi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.